Un caro saluto a tutti gli amici di Planet Spin e benvenuti a questo nuovo video. Oggi una nuova puntata di Tackle Review, la rubrica realizzata per il canale Planet Spin dedicata alle attrezzature da pesca e in cui parleremo di anteprime, novità, recensioni, test. Oggi approfondiamo la conoscenza di uno degli ultimi nati in casa Fish Us by Lorenzo e parleremo di questo popper che si chiama Ubuntu. Partiamo subito con la scheda delle specifiche tecniche. Si tratta di un popper della lunghezza di 95 mm per un peso di 16 grammi. La tipologia è floating, quindi galleggiante, ed è dotato di due ancorette. Il suo range di profondità è ovviamente la superficie. Si tratta di un'esca silent, al suo interno non è previsto il rattling e come bilanciamento interno della pesistica possiamo trovare sia pesi che sfere fisse. La versione da 95 mm di questo popper è una delle ultime creazioni nate dalla casa Fish Us nella categoria Top Water. Isaac Lorenzo, in arte Lorenzo, ha deciso di aumentare la sua famiglia di esche artificiali iniziando a lavorare su un popper da 115 mm. Successivamente ha creato quella da 135, ora invece ci propone questa da 95. Diamo adesso anche qualche indicazione ulteriore su questo popper. Ci tengo a dire che il suo nome originale non era Ubuntu, ma è stato ribattezzato così nel 2014 in omaggio al suo gruppo di amici, tutti ovviamente pescatori, che si sono dedicati allo sviluppo di questo progetto. Questa esca prende il nome di Ubuntu, che è un riferimento ad una filosofia di origine sudafricana che teorizza un legame universale di scambio che unisce gli esseri umani. Ubuntu è un'etica morale della lingua Xhosa, non so se è così la definizione corretta, e fondamentalmente il concetto è io sono perché noi siamo. È un concetto di vita di squadra e di fare le cose a beneficio di tutti. Si tratta fondamentalmente di un popper dalle dimensioni ridotte, ma comunque è capace di farsi notare dai predatori ed attrarre gli attacchi. Risulta molto accattivante nella tecnica classica del recupero del popper, del popping, ma possiamo sfruttare con efficacia le sue potenzialità anche con il recupero classico Walking the Dog. Durante il suo recupero genera delle spruzzate, delle scedibolle grazie alla forma della testa concava scavata e funziona bene anche a basse velocità. Questo popper ci consente di eseguire tanti movimenti in un piccolo spazio e di attrarre le prede cercate. È facile da usare e funziona con il minimo sforzo alle nostre attrezzature da pesca, quindi possiamo utilizzarlo anche con attrezzatura media o leggera. L'Ubuntu 95 di Fish Us by Lorenzo è un'esca artificiale dedicata principalmente per lo spinning in mare alla spigola, al pesce serra, alla leccia amia e altri predatori che possiamo insidiare nello spinning classico in mare. Questo popper si adatta a molteplici tipologie di recupero. Fondamentalmente però come popper io lo preferisco utilizzare in due modi: o con canna alta, dove facciamo lavorare maggiormente il cimino e lo recuperiamo con la classica azione da popping. In questo modo andiamo ad imitare perfettamente le cacciate a galla di un predatore. Questa caratteristica aiuta a richiamare eventuali pesci nei paraggi che pensano ci possa essere la presenza di pesci preda. L'altro modo che io consiglio di utilizzare il popper in generale è quella dove utilizziamo la canna inclinata verso il basso, associando un recupero
rapido e continuo con il nostro mulinello. In questo modo vedremo che l'esca nuota appena sotto la superficie, rilasciando una lunga scia di bolle. L'Ubuntu 95 è dotato di una pesistica interna fissa e il baricentro lo troviamo verso i 3/4 dell'esca, verso il posteriore. In questo modo cosa ci dà? Ci dà un assetto perfetto in acqua per ecco, nuotare in modo adeguato ed è possibile utilizzarlo anche da chi non è molto pratico dello spinning in generale. Allo stesso modo ci dà una stabilità in volo durante le fasi di lancio. Questa esca è dotata di robuste ancorette trattate contro la salsedine e sono prodotte in Giappone. Guardiamo insieme quest'ultima scheda, un po' la scheda di riepilogo. Cosa possiamo dire? Che per quanto riguarda l'innovazione si tratta di un popper le cui forme sono già viste. In questo caso non è niente di eccezionale. La parte più bella dal punto di vista estetico è secondo me soprattutto la testa e il muso, che sono davvero ben rifiniti. I materiali utilizzati sono di una buona qualità, il corpo e le pareti sono in plastica dello spessore giusto per resistere ai morsi eventuali dei predatori. La verniciatura è nella media di esche di simile fascia di prezzo e le colorazioni sono davvero tante, sono 15, quindi abbiamo una grande scelta. Questo anche per accontentare quelle che sono le richieste della distribuzione internazionale, per cui per andare a intercettare le livree dei pesci esca più comuni nei posti in cui verrà distribuito, il ventaglio di colori si è dovuto per forza di cose ampliare. Comunque sono tutte ben definite, ben disegnate e sono tutte, i colori naturali sono molto realistici. In conclusione di questo video andiamo a dare un po' quelle che sono le nostre impressioni, facendo una valutazione sui pro e i contro. Per quanto riguarda i pro si tratta di un popper da utilizzare in presenza di foraggio, magari di piccole e medie dimensioni, e per insidiare pesci di media taglia. Ottime secondo me sono le ancorette, che ci assicurano una presa anche su pesci importanti, ovviamente sempre di medie dimensioni. Questa misura di 95 mm è secondo me l'ideale per il sottocosta italiano ed è facilmente utilizzabile anche con attrezzatura media o leggera. Infine tra i pro ci è piaciuta la possibilità di scegliere la livrea più interessante fra quelle attualmente disponibili. Per quanto riguarda i contro invece non è un'esca originale per le linee, anche se i materiali di costruzione sono di fascia medio-alta, il prezzo mi sembra un tantino eccessivo. Allora, siamo giunti alla fine di questa seconda puntata del Take Review. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale come sempre per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Ringrazio a tutti la visione di questo video e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Alla prossima!